Salve gente, io sono Luca e questo splendido video è pensato per le persone che studiano l'italiano come lingua straniera. Più nello specifico, questo video è pensato per quelle persone che hanno già raggiunto un buon livello di italiano e vogliono imparare nuove espressioni, nuovi modi di dire, nuovi proverbi e così via. In altre parole, questo video è pensato per chi vuole arricchire il proprio lessico e parlare meglio l'italiano. Sulla pagina del canale trovate centinaia di video come questo, qua sotto vi metto il link. Comunque sia, in questo episodio volevo parlare del modo di dire passi lunghi e ben distesi. Allora, questa è una frase fatta, va usata così com'è, non si può cambiare niente, non si può cambiare neanche l'ordine delle parole, non si può dire passi ben distesi e lunghi, è una frase fatta, va usata così com'è. Vi dico subito che non è molto comune, comunque mi sembra piuttosto simpatica. La prima volta che l'ho sentita avrò avuto 20 anni, prima non l'avevo mai sentita perché comunque è un modo di dire piuttosto raro, o meglio non è che è raro, ma non è troppo comune. In secondo luogo è un modo di dire piuttosto particolare perché fondamentalmente manca il verbo principale. Noi abbiamo un sostantivo, passi, e poi abbiamo due aggettivi, lunghi e ben distesi, ma non c'è il verbo principale. E infatti anche io, le prime volte che sentivo questo modo di dire, non capivo bene come andasse interpretato. Perché? Perché mancava il verbo principale. Allora, anche se non compare alcun verbo nella frase fatta, c'è un verbo per così dire sottointeso che sarebbe allontanati. Quindi la frase andrebbe interpretata come allontanati a passi lunghi e ben distesi. Perché questo modo di dire viene usato in riferimento a persone che noi vogliamo che si allontanino il più possibile e il più rapidamente possibile da noi. Il sostantivo passo ha vari significati e indica, tra le altre cose, la distanza tra le gambe mentre camminiamo. Quindi questo è un piede, questo è l'altro piede. Il passo sarebbe lo spazio tra i due piedi. Quindi se una persona cammina così, questo spazio qui sarebbe il passo. Non so se conoscete il modo di dire fare il passo più lungo della gamba, ecco. Avevo fatto un video anche su quel modo di dire, il link ve lo metto qua sopra e nella descrizione del video. Comunque sia, ritorniamo al nostro modo di dire. Cosa significa passi lunghi e ben distesi? Dicevo, il passo è lo spazio che sta tra i due piedi, questo è il piede che sta davanti e questo è il piede che sta dietro. Se io distendo la gamba, il passo si allunga, questa è la gamba che sta davanti, il passo si allunga, che significa che faccio più strada. Quindi non è tanto il passo ad essere disteso, distesa è la gamba viene distesa, cioè allungata il più possibile e quindi di conseguenza il passo diventa più lungo. Quindi se noi volessimo parafrasare la frase fatta, passi lunghi e ben distesi, potremmo dire qualcosa di questo tipo. Allontanati rapidamente distendendo il più possibile le gambe, cioè facendo dei passi il più lunghi possibile. Cioè, in altre parole, invece di allontanarti così a passetti brevi, quindi questo sottointende l'allontanarsi con calma, allontanati rapidamente a passi lunghi e ben distesi, cioè distendi il più possibile le gambe di modo che i tuoi passi siano il più lunghi possibile. Perché? Perché così ti allontani rapidamente. Ecco, questo per quanto riguarda il significato, ma come viene usato concretamente questo modo di dire? Per esempio, facciamo finta che qualcuno vi chieda qualcosa, vi faccia una richiesta che vi infastidisce, voi potete rispondere a questa persona: no, ma non ci penso proprio, passi lunghi e ben distesi. Cosa significa questa frase? In altre parole è come dire a questa persona: no, non ci penso proprio, guarda, vattene, allontanati rapidamente e vai il più lontano possibile perché non voglio avere niente a che fare con te. Non mi interessa quello che stai dicendo, guarda, vattene. Oppure un altro esempio più indiretto potrebbe essere: facciamo finta che io abbia lasciato la mia ragazza, un mio amico mi chiede se io la senta ancora, io potrei rispondere al mio amico: no, no, ma per carità, passi lunghi e ben distesi. Che significa:
Ma no, assolutamente, io non voglio più vedere o sentire questa persona, anzi vorrei soltanto che si allontanasse il più possibile. Volendo fare una perifrasi, potremmo dire che la frase fatta passi lunghi e ben distesi vuol dire, in questo caso, che si allontani il più possibile e il più rapidamente possibile. Io ho fatto l'esempio della ragazza, no, della ex, ma volendo noi possiamo usare questa frase anche nel caso di una persona che magari ha fatto qualcosa che a noi non è piaciuto e magari, non lo so, ci siamo offesi. Se qualcuno ci chiede ma non lo vedi più Marco, facendo finta che questo Marco sia quella persona che ha fatto qualcosa che ci ha offeso, noi potremmo rispondere no, no, ma non lo vedo più, passi lunghi e ben distesi. Di nuovo, anche qui significa non lo vedo più e non lo voglio più vedere, voglio soltanto che questa persona si allontani il più possibile. Un'altra parafrasi potrebbe essere voglio che questa persona stia lontana da me, non voglio avere niente a che fare con questa persona. Un altro esempio potrebbe essere in generale è meglio non vedere più le proprie ex, punto. Passi lunghi e ben distesi. Come dicevo, la particolarità di questa frase fatta è che manca il verbo principale. Molti italiani la conoscono, può essere che qualcuno non la conosca, però diciamo che grosso modo dovrebbe arrivare a capire cosa intendete dire. Ecco, questo è quanto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Detto ciò, vi saluto e che la forza dell'italiano avanzato sia con voi.